Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo la serie dedicata a Tainted Grail con la miniatura dell'Hammerbeak. Seguiremo la linea generale delle precedenti con una pittura non troppo elaborata ma che riesce a fare una buona figura in gioco. Partiamo quindi sempre da base zenitale, così da dare velocemente ad alcuni colori una resa più brillante. Sulla tavolozza mettiamo del grigio antracite e del grigio più scuro, simile al nero, e partiamo con quello chiaro. Lo diluiamo abbastanza da averne quasi una lavatura da stendere sulla miniatura con un pennello adatto a grandi superfici. Lo stendiamo nelle aree illuminate, quindi quelle rivolte verso l'alto. Procediamo per zone, così da applicare anche il grigio scuro affiancandolo, prima che i colori si asciughino, e poter quindi creare una sfumatura veloce grazie al wet blending. Per dare maggiore colore a quella zona di transizione, possiamo anche inserire delle pennellate blu di Prussia, sempre usato come una velatura. Procediamo quindi su ogni area del nostro volatile, tenendo sempre presente di illuminare le zone esposte e usare i colori scuri solo nelle zone nascoste di ombra. Per quanto riguarda il retro, invece, dato che vogliamo enfatizzare i volumi e la leggera luce lunare, utilizziamo il colore di base schiarito con del bianco, da usare, come abbiamo visto, come una lavatura. Scuriremo le zone in ombra con l'antracite e il blu, omettendo completamente il grigio scuro. Ora passiamo a zampe e becco, per le quali useremo un marrone aranciato. Stendiamo il colore principale su gran parte della superficie e prima che asciughi sporchiamo i profili con una punta di blu usato prima, nelle zone rivolte verso il basso. Come abbiamo già visto anche nelle miniature precedenti, richiamare anche in piccoli dettagli i colori già presenti sulla miniatura aiuterà a creare una maggiore coerenza cromatica. Facciamo lo stesso anche per il becco e passiamo al tronco. Scegliamo un marrone caldo per creare un contrasto con tutti i toni freddi. Coloriamo la parte alta e per la parte bassa facciamo come appena visto per le zampe, ovvero sporchiamo con del blu per dare anche al tronco lo stesso sottotono e aumentarne il volume. Il wet blending è un'ottima tecnica da usare in circostanze come queste in cui non è necessario essere troppo precisi per raggiungere il risultato di base, su cui poi faremo spiccare i dettagli. Coloriamo anche la basetta con il tronco disteso a terra marrone e la vegetazione alla base bluastra, intervallata da alcune zone più chiare, usando ovviamente i colori già usati prima. Anche se appare un colore insolito per la vegetazione, fungerà da colore delle ombre, legando con tutto il resto. Sempre con il marrone già usato, rifiniamo alcuni oggetti incastrati nel nostro Hammerbeak, tra cui frecce e tronchi. Lasciamo da parte per ora gli oggetti metallici che faremo fra poco. Ora che il colore di base della vegetazione è asciutto, possiamo aggiungere delle variazioni cromatiche verdi, ma senza scegliere colori troppo brillanti. Rifiniamo quindi tutti i dettagli metallici, lasciamo asciugare completamente e siamo pronti a passare allo shade. Per un effetto intenso ma colorato, meglio optare per un verde scuro o meglio ancora verde-blu come questo shade. Lo stendiamo abbondantemente su tutta la miniatura, lasciandone depositare di più nelle zone in ombra e rimuovendo l'eccesso con un pennello nelle zone di luce. Tutto si può tranquillamente dipingere senza usare lo shade, ma in modelli così tanto texturizzati è ottimo per marcare subito i recessi. Usare un unico shade su tutta la miniatura aiuterà ad aumentare la coerenza cromatica, come succede per i colori che abbiamo già usato prima. Lasciamo asciugare completamente e siamo pronti a rifinire con i dettagli, che sono essenziali per dare vigore a questa miniatura. Dopo lo shade appare tutto molto scuro, quindi possiamo passare subito ai dettagli a pennello oppure fare qualche passata di dry brush con un grigio chiaro e neutro. Abbiamo visto meglio come funziona il dry brush nel video dei menhir, che vi lascio qui se volete recuperarlo.
Il dry brush mette subito in risalto i profili delle texture, ma di contro tende a sporcare le superfici e a creare una finitura irregolare. Quindi a seconda del tipo di lavoro che vogliamo fare sulla miniatura, possiamo ometterlo completamente oppure usarlo come unico metodo per tirare fuori texture marcate come questa. Stesso ragionamento possiamo fare per questi dettagli a pennello, che io ho deciso di inserire per creare una finitura più pulita e precisa. Ci si mette sicuramente qualche minuto in più rispetto al dry brush, ma la resa finale è decisamente diversa. Sempre con lo stesso grigio e poi con un colore appena più chiaro, mettiamo in risalto le piume, con piccole linee diagonali in accordo con la direzione delle piume stesse. Se abbiamo usato il dry brush prima, probabilmente questo primo colore si noterà poco, ma aiuterà ad arricchire il tutto. Cerchiamo di tralasciare le zone in ombra, nella quale ci sta che non si intravedano altri dettagli. Aggiungiamo del bianco al grigio che stiamo usando e ripetiamo quanto fatto poco fa, riducendo il numero di piume colpite dalla luce e illuminando più che altro la parte finale o più in alto delle piume più in vista. Lo ripetiamo su tutte le piume che vogliamo arricchire e anche intorno a occhi e zampe. Per creare maggiore varietà cromatica aggiungiamo delle leggere velature viola, meglio se con un colore intenso come questo viola chimera, solo su alcune piume. Passiamo alle zampe, che si sono scurite molto con la lavatura di shade. Riprendiamo il colore originale e andiamo ad inserire alcuni punti luce sopra, semplicemente per evidenziarne di nuovo i volumi. Facciamo un passaggio ulteriore aggiungendo una punta di bianco e creando una tonalità più chiara. Facciamo lo stesso sul becco. Rifiniamo anche il tronco con il colore usato in origine, per schiarire nuovamente le parti rivolte verso l'alto, al quale aggiungeremo delle venature irregolari più chiare con il colore del becco. Questi colori caldi, come detto, faranno un bel contrasto con il blu dell'Hammerbeak e il viola dei riflessi. Ridiamo lucentezza anche ad alcuni punti sulle parti metallizzate. Per la vegetazione rimarchiamo con il verde chiaro le parti più visibili, lasciando scure quelle che rimarrebbero sotto l'ombra del tronco.
Aggiungiamo anche del bianco e con un pennello sottile disegniamo dei leggeri fili d'erba che risultano più come dei riflessi, per creare più texture anche sulla base. Aggiungendoli anche sul tronco daranno l'impressione di un leggero muschio. Se anche questo video vi è piaciuto lasciate like e non dimenticatevi di iscrivervi per non perdervi i prossimi. Date un'occhiata anche alla playlist qui sotto per trovare tutti i video precedenti. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate del risultato finale, ma prima rifiniamo la basetta con un mix di blu e bianco usati prima per amalgamare il tutto e abbiamo finito anche la miniatura di Hammerbeak.